Eccoci qui, cari naviganti, per presentarvi un archetipo nel Pauper, cogliendo al volo il risultato del deck builder Gianmaria Locatelli in seno al circuito della Lega Pauper Martesana, che con appuntamenti periodici tiene viva la passione e l'interesse per il formato. Questa volta ci concentreremo su alcune tech che provano a valorizzare, da un po' di tempo a questa parte, gli ETB delle creature, traendone il massimo beneficio con un value ormai vitale per affrontare le evoluzioni del meta. Con l'aggiunta di nuove creature e poi questo archetipo, in parte sopito dopo gli ultimi downgrade, sta ritrovando nuova linfa e visti i risultati conseguiti tutto il potenziale per sostenere a testa alta le intemperanze degli avversari. Questa volta vi parleremo di Jeskai Ephemerate. Come accennato nelle premesse, scopo dell'archetipo è valorizzare gli ETB delle nostre creature attraverso una serie di trucchi e bounce effect economici per riuscire a strappare un vantaggio in risorse sull'avversario tali da dominare la partita. Ecco perché risultano fondamentali i 4 Muldrifter che ben si incastrano con il costo di Evoke per gli effetti che lo rimetteranno in campo, evitando di doverlo sacrificare per un value enorme di ben 4 carte in un sol colpo. Un altro effetto interessante sarà quello offerto dai 2 Archeomancer e da un Ardent Elementalist, che al loro ingresso ci permetteranno di riprendere in mano una magia finita nel cimitero, ridando benzina alla nostra azione, sia in fatto di risposte, sia di bounce effect profittevoli. Per valorizzare ancora di più il nutrito comparto magie, avremo ben 3 Fallai Archaeologist, new entry del formato, che qui ci offre tutto quel che ci serve per scremare il mazzo oltre a donarci un parante eccellente, in modo da frenare le intemperanze dei mazzi più aggressivi. Non possono poi mancare dei ciccioni e anche qui la lista porta una novità, con 2 Mirror Share Club, che a prima vista sembra agibile solo per la sua seconda abilità, ma come vedremo in seguito avremo modo di rianimare questo bestione che in quanto a statistiche e protezione non teme i rivali nel formato. Se il reparto creature ci offre su un piatto d'argento diversi bersagli per la carta che dà il nome al mazzo, Ephemerate, qui in 3x, è chiaro che tutto il value ottenibile per queste sinergie va massimizzato al meglio, con un comparto magia che offre il meglio nei nostri colori. Visto il blu a disposizione e una certa propensione a costruire vantaggi e sinergie con le carte molto specifiche, useremo con profitto 4 Preordain, utili per scolpirci la mano, soprattutto quando avremo modo di pescare molte carte grazie alle nostre creature. Per sostenere le nostre chiusure, che si basano su poche creature di peso, ci doteremo di ben 3 Galvanic Blast e 4 Lightning Bolt, carte ottime anche come rimozioni per i pezzi più pericolosi, che può schierare in fretta il nemico, impedendoci di costruire il nostro gioco. Non possono poi mancare 4 Counterspell per contrastare le minacce più grosse o quelle che ci possono frenare nelle fasi concitate della partita, quando dobbiamo sprigionare tutto il nostro potenziale per arrivare a vincere. Annoveriamo poi una scelta intrigante e versatile, Cleansing Wildfire in 4x, utile per distruggere terre speciali problematiche come i Gates, molto in voga in questo periodo, ma anche bersagliare le nostre indistruttibili, offrendoci un boost enorme di mana e carte in un sol colpo. Ci doteremo anche di 3 Fire and Ice, carta flessibile a diversi frangenti, che ci può fare comodo soprattutto nelle fasi iniziali della partita, quando dobbiamo imbastire il gioco, e anche un tap effect può fare la differenza per il corso del match. Infine abbiamo 2 Late to Dinner, carta perfetta per i nostri Mirror Share Scrub, ma anche per recuperare qualcosa di valido per ottenere nuova benzina dagli TB delle creature morte prematuramente, per non rimanere mai a secco di risposte. Con un archetipo che spazia su ben 3 colori e necessita di alcune accortezze per valorizzare le carte vincolate alla presenza di artefatti in campo, in questa sezione della lista inseriremo alcune scelte specifiche per ottimizzare tutto l'impianto. Di certo non ci faremo mancare le nuove terre artefatto, con 2 Razortide Bridge, 4 Roosevelt Bridge e 4 Silver Bluff Ridge, che ben sinergizzano con i Cleansing Wildfire, così da offrirci in un sol colpo carte e nuovi land drop per tenere alta la pressione sul nemico di turno. Per sostenere i costi di buona parte delle nostre carte a base blu, andremo sul sicuro con qualche terra base, con 6 isole, una montagna e 2 pianure, coadiuvate da 2 Ash Barrens, che ci possono garantire i colori giusti in campo in fretta, visto che buona parte delle terre doppie entrerà purtroppo tappata. Un comparto quindi articolato ma semplice al tempo stesso, così da sostenere gli arzigogoli presenti tra le 60 per ottenere il massimo vantaggio possibile prima che l'avversario se ne possa rendere conto. Con un piano di gioco che valorizza piccoli e grandi vantaggi e non presenta delle chiusure fulminei, la sideboard deve andare a coprire un po' tutte le criticità maggiori che il meta attuale presenta, sia verso mazzi ostici sia rapidi, che in questo momento vanno per la maggiore. Non possono mancare 2 Hydroblast e 2 Pyroblast, vista la prevalenza di questi 2 colori nel meta attuale, risultando sempre ottimali per spegnere permanenti o giocate specifiche, sempre in agguato. Per impolpare le nostre rimozioni generaliste ci doteremo del meglio del formato tra una Braid, un Destroy Evil, 2 Revoke Existence e un Shenanigans, così da coprire al meglio le mestizie più ostiche tra artefatti e incantesimi in particolare che vanno per la maggiore in questo momento. Carta versatile che ben si incastra con il suo ETB effect al game plan del mazzo e da un Bringer Cleric, qui in 2x,
Utile in diversi contesti, soprattutto sul fronte dei live game, spina nel fianco di tutti gli archetipi a base rossa che imperversano nel meta attuale. Per sostenere una counter war inseriamo due Lost Focus, ottima aggiunta per controbattere la risposta avversaria, soprattutto se vanno a minare le nostre giocate che puntano a farci pescare molto, dandoci mezzi per superare la fase di attrito. Infine, contro le recursioni dal cimitero, gli archetipi che tendono a riempirlo in fretta, utilizzeremo due Relic of Progenitus, unica salvezza contro queste minacce, altrimenti molto ostiche da contrastare con i nostri colori. Viste le novità introdotte dagli ultimi set in combinazione con una base solida, ormai collaudata nel tempo, che aveva solo bisogno di qualche aggiustamento per risultare più incisiva, non ci sono al momento varianti di rilievo, almeno al momento in cui stiamo scrivendo questo primer. L'unico dubbio resta se optare sui nuovi Fallai Archaeologist o preferire i più sicuri e collegati Seagate Oracle, sostituendo una carta con un rischio latente di insuccesso, per un body migliore, a una più esosa, che però garantisce una pescata sicura in ogni circostanza. A parte questo dilemma, i correttivi all'impianto sono tutti possibili, visti anche i colori a disposizione, che offrono sia creature interessanti con cui ottenere value, sia magie nuove o dal passato, che possono concorrere ad affinare la lista secondo i propri gusti personali. Di certo sentiremo ancora parlare di Ephemerate, magari anche grazie all'impegno della Lega Pauper Martesana, che sia sui vari social che troverete nel testo di questo video, sia con appuntamenti periodici sul territorio, si sta prodigando per divulgare la diffusione di questo bellissimo formato. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.